Buongiorno e ben trovati. Stamani vi voglio parlare di un aspetto abbastanza comune, però interessante, diciamo. Nell'equitazione c'è sempre stato un pochino uno spartiacque abbastanza grande tra coloro che pensano che il cavallo vada montato solo fuori, in passeggiata, per trekking o per cose che comunque riguardano l'ambiente esterno, e coloro che invece ritengono che le passeggiate e il trekking sono per chi non sa montare e che invece il cavallo vada montato e sviluppato solo in arena. È abbastanza interessante anche alquanto divertente sta cosa, perché in realtà non è lontanissimo dall'essere vero sia l'uno che l'altro concetto. Io lo capisco perfettamente questo, perché sono nato in una maniera, mi sono trasformato in un'altra e poi dopo ho capito che non c'era una verità da una parte sola. Quando ho iniziato a montare io era il settembre del 1989, avevo 20 anni, ero tornato da qualche mese da fare il militare, non sapevo cosa fare nel mio tempo libero e quindi decisi di provare qualcosa di diverso e siccome bene o male i cavalli mi erano sempre piaciuti, provai a cercare un maneggio per poter fare qualcosa con i cavalli. Ovviamente all'epoca io pensavo passeggiate e esclusi a priori tutti i maneggi dove non ti portavano subito fuori in passeggiata, dove ti facevano stare per forza dentro almeno un po' di volte prima di portarti fuori in passeggiata. Io lo ritenevo stupido all'epoca e quindi fatta una selezione decisi poi che alla fine trovai un maneggio in cui ti portavano subito fuori. Non fu una bella esperienza perché feci il giro che dovevo fare in un'ora, lo feci in 25 minuti, in quanto il cavallo, che fra l'altro mi dettero era uno stallone, ma al di là di quello partì al galoppo subito, io non sapevo assolutamente come fermarlo e ero abbastanza incosciente da non rendermi conto del rischio che stavo correndo in quel momento. E tornai, il cavallo fece il suo giro di un'ora, lo fece in 25 minuti, tutto al galoppo finché non ritornò alla stalla, bravissimo. Io non mi resi neanche conto del rischio che avevo corso. Fondamentalmente non fu una bella esperienza, ma non fu neanche brutta a tal punto da farmi demordere, e poi dopo da lì cominciò la mia storia nel mondo dei cavalli. E per molto tempo anch'io ho pensato che uffa che noia il lavoro in campo, che bello stare fuori. Poi dopo mi sono trasformato, mi sono avvicinato a quelle che erano le competizioni nella monta western e da lì poi diventai l'opposto. Uffa che noia andare fuori, bisogna stare in campo. E poi dopo ancora mi sono ritrasformato di nuovo, perché quando poi dopo cominciai a studiare parelli in maniera importante mi resi conto che, come dice Pet, il cavallo ha bisogno di più cose, non c'è una sola cosa di cui ha bisogno il cavallo. È importante lavorare fuori con il cavallo, quindi andare fuori con il cavallo, è importante lavorare in campo. Perché? Perché sono entrambi così importanti? Perché abbiamo un mucchio di cavalli che in campo sono stressati e tantissimi cavalli che sono, quel Pet li chiama evergreen, cioè che anche se sono cavalli che hanno 10 anni e che hanno centinaia di ore di sella alle loro spalle, in realtà non sono addestrati. Io così scherzosamente dico che sono cavalli che sanno solo seguire il sentiero, cioè non hanno capacità non hanno tecnica, non hanno capacità di fare nessun tipo di manovra diverso da quello di seguire il cavallo davanti o seguire il sentiero. Quelli appunto che Pet chiama evergreen, cavalli che hanno tante ore ma che non sanno fare assolutamente niente. Di rimando abbiamo nell'arena abbiamo dei cavalli che sono super stressati a causa dei cavalieri che impostano tutto il loro rapporto con il cavallo basandosi solo ed esclusivamente sull'obbedienza e il rispetto senza tener conto del rapporto, e che stressano il cavallo con 1000 e 1000 ripetizioni per cercare la perfezione, per cercare di raggiungere la perfezione dell'esercizio. Questo crea dei cavalli che sono squilibrati,
spesso e volentieri troppo reattivi e che sono talmente sotto pressione continuamente che poi sviluppano tutta una serie di comportamenti che a volte possono essere anche comportamenti estremamente pericolosi per l'essere umano o per le persone che comunque ha intorno, e a volte anche per gli altri cavalli. Quindi la risposta qual è? La risposta sta nel mezzo. Noi dobbiamo sviluppare i nostri cavalli in campo per dargli tutte le competenze necessarie che gli permettono di rispondere in maniera appropriata alle nostre richieste. Ma dobbiamo poi anche spendere tanto tempo in passeggiate in modo da poter rilassare i cavalli, rilassarci noi, creare un maggior rapporto e rispetto, ma il rispetto sano, cioè il rispetto basato sul rapporto e non sull'intimidazione, e vivere dei momenti divertenti e rilassanti per entrambi. Noi dobbiamo portare fuori i cavalli perché li sviluppiamo da un punto di vista di problem solver, cioè li rendiamo più responsabili di affrontare le novità che ci sono continuamente ogni 100 metri, ogni 50 metri quando andiamo fuori in passeggiata. Gli insegniamo ad affrontare queste novità in maniera riflessiva, pensando e non reagendo. Ci sono dei cavalli che in campo sono bravissimi, fuori non sanno attraversare neanche una puzza d'acqua, tanto per darvi un'idea. E ci sono cavalli che fuori sono bravissimi, in campo non sanno fare assolutamente nulla e come gli viene chiesto qualche cosa si ribellano, si fermano, non vogliono più avanzare, si bloccano, si impennano, sgroppano. Questa è la realtà. Non sono giusti né l'uno né l'altro. In America molti trainer, anche trainer tradizionali, cioè che non usano la natural horsemanship nel loro addestramento, portano fuori tutte le settimane tutti i puledri che hanno in addestramento. Il sabato prendono e fanno la via crucis, portano fuori tutti i puledri che hanno dentro, che ce ne abbiano 10, 15 o 20, un'ora e tornano, un'ora e tornano. Per quale motivo? Perché il cavallo mentalmente si ammorbidisce, diventa più rilassato, riesce a vivere meglio quella condizione in cui noi lo mettiamo e di conseguenza poi dopo otteniamo un cavallo che risponde meglio anche in campo. Ricordatevi questo aspetto, non c'è l'uno meglio dell'altro. I cavalli hanno bisogno di lavoro in campo, di esercizi in campo per diventare più responsabili e rispondere meglio alle nostre richieste di redini, di gamba, di linguaggio del corpo, tutto quello che è la tecnica, ma nello stesso tempo hanno bisogno anche di stare fuori, di essere montati fuori, meglio con uno scopo, ma anche in semplici e comuni passeggiate, va benissimo, in modo che loro piano piano diciamo che si comportino sempre più come un partner, come un compagno di viaggio, diventino sempre più bravi a gestire il loro emotional fitness, cioè la loro situazione emotiva, che se in campo c'è una situazione emotiva dovuta fondamentalmente da noi che chiediamo delle cose, fuori questa situazione emotiva cambia ogni istante perché è dovuto al cambiamento dell'ambiente. L'ambiente è veramente ha un grande impatto nella parte emozionale del cavallo. Quindi noi dobbiamo imparare a distribuire queste nostre competenze, sia quelle in campo che quelle fuori, sul nostro cavallo in modo da renderlo un cavallo migliore. Non un cavallo evergreen o overtraining, ok? Cioè non un cavallo sempreverde, non un cavallo super tecnico, ma incapace di fare un passo fuori dal cancello. Questo mi interessava veramente trasmettervelo come messaggio perché è una delle parti fondamentali della natural horsemanship in genere e del programma Parelli in particolare. Spero che anche questo video vi abbia fatto riflettere su qualcosa. Se vi piace queste mie riflessioni e i video che metto sul mio canale, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella in modo che vi arrivino le notifiche quando escono i nuovi video. Se non attivate la campanella non vi arrivano le notifiche, anche se vi siete iscritti al canale. E noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie.